Ciao, siamo su netbooknews.it, vediamo la recensione al tablet Honda V812. È un 8 pollici venduto sul mercato cinese per 150-160 dollari, quindi un prezzo molto competitivo. Ha una scheda tecnica di assoluto rilievo, con uno schermo IPS, con un telaio in alluminio, ma soprattutto con il processore quad-core Allwinner A31. Questo è il primo tablet in assoluto a montare questa nuova piattaforma hardware. Viene venduto in una configurazione con 2 GB di memoria RAM, 16 GB di spazio interno, 2 fotocamere, una frontale e una posteriore, ed una set di porte qua sul fondo con connettore mini HDMI, con una micro USB e con un lettore di schede micro USB. Pesa poco più di 400 grammi, quindi non è proprio leggerissimo, però si riesce a tenere abbastanza bene in mano, è una buona sensazione toccandolo, perché questa finitura in alluminio rigida sul retro lo rende molto, molto stabile, non ci sono scricchioli o flessioni, in linea di massima la qualità costruttiva è buona anche in rapporto alla fascia di prezzo. La parte più interessante è senza dubbio la scheda tecnica, quindi andiamo a vedere come si comporta durante l'utilizzo di tutti i giorni. L'architettura Allwinner A31 è sì una quad-core, ma usa l'architettura Cortex A7, quindi a basso consumo ma anche a bassa potenza. In questo modello viene affiancata da una scheda grafica PowerVR molto buona per i giochi, soprattutto per la grafica 3D e per la riproduzione video. Questo modello riesce a riprodurre senza problemi qualsiasi tipo di filmato 1080p, MKV, MP4, AVI, Move e via dicendo, e anche soprattutto i filmati 4K, ovvero i filmati con una risoluzione di 4000 e passa per 2000 e passa, che sono una delle particolarità proprio di questa scheda grafica. Le prestazioni pure della CPU però sono un po' basse. Da una parte abbiamo la frequenza vincolata a 1 GHz, dall'altra abbiamo le applicazioni Android che solo raramente riescono ad usare tutte e 4 i core, ma anche soltanto 2 core. Resta il fatto che questa piattaforma nell'utilizzo di tutti i giorni permette una navigazione web abbastanza confortevole, una assoluta fluidità nell'utilizzo della interfaccia di Android, nello spostamento delle finestre, nell'inserimento o cancellazione di widget e tutte queste componenti che riguardano il sistema Google. Ma come dimostrano anche i benchmark, stenta poi quando si tratta di far muovere applicazioni un pochetto più pesanti, un pochetto più complesse. Tutto sommato, considerando anche la fascia di prezzo, considerando i 2 GB di memoria RAM che permettono un buon multitasking e considerando la scheda grafica che è discretamente potente, quindi vi permette di giocare ai titoli anche recenti in modo assolutamente gradevole o comunque appagante, direi che sono abbastanza soddisfatto delle prestazioni di quest'Honda, però non dovete lasciarvi ingannare dal discorso dei quad core e dai 2 GB di memoria RAM, perché le prestazioni in realtà sono sempre in linea con il mercato low cost. Rispetto a molti modelli di fascia bassa, però, qua abbiamo uno schermo davvero buono, con una luminosità elevata e ottimi angoli di visuale, anche appunto grazie alla tipologia IPS utilizzata. Il più delle volte vi troverete ad usarlo con luminosità bassa, così da avere magari una migliore autonomia della batteria. E passiamo proprio all'autonomia. Nei miei test sono arrivato a 3 ore durante l'utilizzo con giochi 3D e video HD, quindi con un utilizzo con processore costantemente al massimo, e a 7 ore con l'utilizzo tradizionale in wifi, con la navigazione web, qualche video e cose di questo genere, il controllo della mail e cose del genere. Non è affatto un cattivo risultato, soprattutto, ripeto, in rapporto al prezzo, alla tipologia di prodotto, e soprattutto c'è un'ottima gestione dello stand-by, perché il tablet non è del tipo che una volta messo, una volta spento, poi finisce per scaricarsi da solo, ma regge abbastanza bene il carico. Io l'ho lasciato un intero weekend senza utilizzarlo e l'ho trovato quasi come l'avevo lasciato. E ancora, almeno fino adesso, è molto buono il supporto che l'azienda fa ai firmware, agli aggiornamenti firmware. Io in questi 20 giorni di test ho già ottenuto 3 nuovi aggiornamenti, tra l'altro vengono notificati con un sistema di distribuzione OTA, quindi viene semplicemente la notifica come succede nei tablet di marca, ecco, senza andare sul sito cinese e scaricarvi il firmware manualmente, ed è una cosa molto utile per chi è poco esperto, comunque è una cosa che permette di risparmiare tempo. Per chiudere, considero quest'Honda uno dei migliori tablet, se non il migliore tablet 7 pollici che potete acquistare sotto i 150 dollari, che poi tradotti in euro fanno all'incirca 150 euro, appunto, con spedizioni, tasse incluse. Tutto sta nel capire se conviene o meno risparmiare 50 o 100 euro, che non sono poi pochi in rapporto ad un prodotto che ne costa soltanto 150, e prendere un modello come questo, oppure investire qualcosa di più e andare sul sicuro, magari optando per un Nexus 7, un Kindle Fire HD, un Samsung Galaxy Tab 2, un Kobo Arc anche, e via dicendo, ma questa è una considerazione che vale di persona in persona, che potete fare soltanto voi.
Bene, ho molto altro da dire su questo tablet Honda, quindi vi consiglio di leggere la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo, e vi consiglio anche di iscrivervi a questo canale perché nei prossimi giorni ho in programma i video per i due tablet che sono i principali rivali di questo modello.